Ciao a tutti, è da tempo che vorrei fare questo video e finalmente ho trovato il coraggio di accendere la videocamera e mettere a nudo una parte di me, con la speranza di poter cambiare qualcosa. Quindi, forza e coraggio. Quando avevo circa 12 anni e mezzo ho cercato di togliermi la vita e probabilmente mia madre lo scoprirà con questo video. Ora, chiunque potrebbe pensare che indipendentemente dalle motivazioni sia praticamente impossibile che un ragazzino abbia problemi tali da volerla fare finita. Ma non tutti siamo forti e alcuni problemi pesano su alcune persone più che su altre, specialmente quando si è giovani. Ad ogni modo, la mia vita non andò meglio, ehm, al punto che non c'era un giorno che trascorresse senza pensieri suicidi, e continuavo a dirmi che le cose sarebbero andate meglio più avanti, ma non accadeva. E allora una notte di qualche anno fa decisi che ne avevo avuto abbastanza e che avevo rimandato fin troppo. Tanto le cose non sarebbero mai andate meglio. Così iniziai a scrivere una lettera e ogni frase era un fiume di lacrime. C'era un messaggio per ognuno dei miei amici, un messaggio per ognuno dei miei familiari, un messaggio per le persone che mi avevano voluto bene e un messaggio per le persone che mi avevano trattato male. E piansi tutta la notte. Gridai di dolore, tanto dove mi trovavo nessuno avrebbe potuto sentirmi e tra l'altro ero convinto che a nessuno sarebbe importato. Eppure sono qui. Sto facendo questo video di fronte al mondo intero perché quella notte ho capito qualcosa di molto importante. Qualcosa che magari potrebbe aiutare te che stai ascoltando le mie parole adesso o qualcuno che ascolterà le tue parole quando avrà bisogno di un tuo abbraccio. Perché quando vuoi toglierti la vita diventa difficile persino ascoltare te stesso. Cominci a pensare al dopo, a quello che la tua morte porterà con sé e a quello che lascerà dietro di sé. E io ne ero convinto, già mi immaginavo la scena, già assaporavo la vendetta, già mi sentivo libero dai problemi, già sentivo quel caldo conforto che provi quando credi che togliendoti la vita le persone a cui vuoi bene starebbero meglio. E all'improvviso mi accorsi che c'erano principalmente tre motivi per cui volevo farla finita. E mi sembravano tutti e tre più che legittimi, ma più li visualizzavo, più mi rendevo conto del terribile errore che avrei potuto commettere e che non voglio commetta anche tu. Iniziamo dal suicidio per vendetta. Magari pensi che suicidandoti potresti far sì che le persone che ti hanno fatto del male, quelle che ti hanno calpestato, che hanno ferito i tuoi sentimenti, possano in qualche modo sentirsi colpevoli a vita. E nella tua testa dici, devono soffrire proprio come loro hanno fatto soffrire me. Oppure pensi di risolvere tutti i tuoi problemi. Niente più problemi con la scuola, niente più problemi d'amore, niente più problemi con gli amici, niente più problemi economici, niente più problemi con la famiglia, niente offese, niente omofobia, niente di niente. Una volta sottoterra è tutto finito. Pace, calma, o magari potresti toglierti dal mondo risolvendo i problemi che la tua esistenza provoca. Tutte quelle persone a cui tu vuoi bene, che continui a ferire e deludere, starebbero meglio senza di te. Potrebbero finalmente smettere di soffrire per causa tua. Insomma, questo era quello che mi frullava per la testa quella notte. E mi accorsi di quanto ero ingenuo. Il suicidio come strumento di vendetta, ad esempio. Mi dissi, Danny, ma guarda che non tutti sono sensibili. Cioè, magari il tuo suicidio non avrà neanche un effetto sulle persone che ti odiano. Anzi, potresti fargli un piacere. E allo stesso tempo distruggeresti le vite dei tuoi cari, cioè delle persone che ora, mentre sei depresso, non riesci a vedere intorno a te, ma che nel momento in cui morirai saranno vicino alla tua tomba, al tuo corpo e saranno distrutte dal dolore. E non potrai vedere nulla di tutto questo. Non potrai gioire né tornare indietro. Sei morto e basta. Fine della storia. E allora iniziai a immaginare mia madre vicino alla mia bara aperta che mi strattonava tentando di svegliarmi. Qualcuno tentava di allontanarla dicendole che non c'ero più, ma lei continuava a gridare il mio nome, a stringermi la mano, ad abbracciarmi e a coprirmi di baci e lacrime. E nella mia testa pensavo, se pensi che il suicidio possa risolvere i tuoi problemi, pensa a quelli che causeresti. Problemi economici, incubi, sensi di colpa ingiustificati, pianti ininterrotti, infarti. E mi dissi anche, credici o meno, ma potresti anche spingere altre persone al suicidio. Persone che ti vogliono così tanto bene che senza di te non riescono a vivere. E non è un'esagerazione.
E ancora una volta pensai a mia madre, che ogni mattina sarebbe passata davanti alla mia camera e si sarebbe rannicchiata in un pianto disperato, sapendo che non c'ero più e non ci sarei stato più per il resto dei suoi giorni. I miei amici a scuola, quelli fuori da scuola che si sarebbero ritrovati il mio numero fra le ultime chiamate fatte e magari si sarebbero chiesti: ma non è che è colpa mia, non è che ho detto qualcosa di sbagliato. Amici costretti a vivere con quella domanda per sempre, senza pace. E così, mentre piangevo come un bambino, mi resi conto che il mio suicidio non mi avrebbe portato né vendetta, né pace eterna, né sollievo per le persone a cui volevo bene. Sono stato suicida per anni. Non mi vergogno di dirlo, perché riconosco di essere stato un immaturo e un debole, e sono fiero di poter essere qui a dirvi: fermi, non fate scemenze, non è come sembra. Sono stato anche in ospedale a fissare un mio caro sul letto di morte, rendendomi conto di quanta colpa ne avevo e temendo che non si sarebbe più svegliato e che non gli avrei più potuto dire quanto ero dispiaciuto, che non avrei più potuto scherzarci, che non avrei più potuto litigarci, perché quando muori non risollevi niente, ci trascini tutti con te nella tomba. La depressione è orribile, è una malattia, non c'è da scherzarci. È talmente forte da convincerti di essere solo mentre il tuo migliore amico ti abbraccia. È talmente forte da farti credere che i tuoi genitori non ti vogliano mentre passano tutta la giornata al lavoro per assicurarsi che ciò che loro più amano al mondo stia bene. È talmente forte da farti immaginare una vita da solo, senza amore e senza una famiglia tua. Ma si può combattere e si inizia a combattere parlando. Non avere paura di dire ai tuoi amici: oggi sono depresso, ti prego stiamo insieme, ti prego, ho bisogno di te, ho bisogno di sapere che al mondo qualcuno mi vuole bene. Dillo, gridalo, insisti. Sono inutili quelle lettere scritte prima di uccidersi, perché alla fine la gente si chiederà sempre: ma perché non abbiamo mai parlato così? Suicidarsi è stupido, ragazzi, non serve coraggio per suicidarsi. È un gesto da codardi per chi non si rende conto del dono che ha. Sì, hai un dono stupendo, sì, sei un dono stupendo. Apri gli occhi, abbraccialo, comincia a vivere, perché nessuno può farlo al posto tuo. Poi puoi piangere, dare la colpa al mondo e avere i tuoi momenti di merda. I momenti di merda capitano a tutti, ragazzi, ma passano. Passano e a volte possono durare pochi minuti, a volte giorni, a volte anni, ma passano. Quindi se stai pensando di farla finita, ti prego ascoltami. Sei un dono. È bellissimo che tu sia al mondo e magari le cose ti vanno male da un po', magari anche da tanto, ma andrà meglio. Te lo prometto, andrà meglio. Inizia ad aprirti, inizia a gridare il tuo dolore, ma non fare stupidaggini. Piangi quanto vuoi, ma non fare stupidaggini. Al mondo c'è sempre, e ripeto sempre, qualcuno che ti vuole bene. Magari ancora non lo conosci questo qualcuno, ma c'è. Pensa, se mi fossi suicidato quella notte non avrei mai incontrato alcuni degli amici più belli che si possano avere. Non avrei mai visto New York, non mi sarei mai innamorato, non avrei mai vissuto un mucchio di cose che allora non avrei neanche mai potuto immaginare. Ricordati di abbracciare le persone a cui tieni, ricordati di dire loro: ti voglio bene, ricordali che è bellissimo che loro siano con te, lì, in questo momento. Sono le cose che avrei voluto sentirmi dire quella notte. Ti voglio bene, vedrai che andrà meglio, te lo prometto.